Bentornati in questo nuovo video. Ho notato che la ricerca che viene effettuata maggiormente dagli italiani su Google inerente a Dubai è quella del Golden Visa. Quindi oggi con questo contenuto in altissima qualità vi voglio parlare del Golden Visa. Che cos'è, a cosa serve e perché dovresti magari porre la tua attenzione proprio su questo argomento. Come ben saprai, sono Andrea Lioci, lavoro in Service Middle East, e questi sono i nostri uffici. Questa per esempio è tipo una sala yoga, no? Facciamo degli eventi qua, dei meeting, e ho il piacere di portarti ogni giorno con i miei contenuti nel mercato di Dubai proprio per mostrarti quali sono le potenzialità di questo mercato favoloso. Se sei un real estate expert oppure stai iniziando a guardarti intorno, questi sono i contenuti che fanno per te. Ti ricordo come sempre di attivare la campanella, seguire il canale, iscriverti, così potrai vedere un sacco di contenuti e quando arriverà il momento giusto di fare il tuo passo sarà il passo giusto sicuramente. Cos'è il Golden Visa? Intanto Dubai ti dà l'opportunità di avere un visto residenziale. Al visto residenziale è legata naturalmente una Emirates ID, quindi un tipo di carta d'identità qui del paese, e oltre a questo c'è anche la possibilità di andare in banca e aprirsi un conto in banca. Però per farlo appunto ci sono diverse cose che devono essere fatte. Una di queste è aprire una società qui a Dubai. Quando apri una società, naturalmente insieme nel pacchetto societario ci sono diversi visti per te, per la tua famiglia, eccetera eccetera, ma non voglio entrare troppo in merito perché non è il mio ambito. Il mio ambito è quello dell'investitore immobiliare. L'investitore immobiliare può prendere due tipi diversi di visto. Il primo è il visto silver, argentato, chiamiamolo così. È un visto che permette di avere la tua Emirates ID, permette di avere il tuo conto in banca e diverse cose. Ha la validità di 2 anni. Può essere preso anche comprando un off plan, a patto che almeno il 20% del valore dell'off plan venga pagato e venga pagato anche il 4% di DLD, Dubai Land Department. È l'unica pseudotassa, chiamiamola così, sulla proprietà di Dubai. Si paga una volta sola, anche se l'appartamento non è fatto, finito e consegnato, va pagato contestualmente con l'acquisto. E questo è molto importante, perché immaginati di comprare un off plan oggi dal valore superiore, non inferiore, ai 750.000 dirham, circa 190.000 euro. Il cambio però è variabile, quindi ricordati di controllare sempre. In ogni caso 750.000 dirham e un dirham in più puoi prendere il tuo visto residenziale. Il silver: ogni 2 anni dovrai fare le visite mediche, quindi dovrai recarti negli uffici di competenza, dovrai fare un X-ray, quindi raggi al torace, e l'esame del sangue per vedere che tu sia in salute. Dopodiché altre cose, dovrai fare un'assicurazione sanitaria, però poco importa. La grossa differenza è che ogni 6 mesi dovrai venire nel paese e mettere appunto un timbro sul passaporto oppure far vedere che stai transitando dal paese. Questo è importante per far sì che il tuo visto silver rimanga valido. La seconda opzione che tutti stanno cercando, ed è quella di cui ti voglio parlare adesso, è il Golden Visa. Il Golden Visa è la stessa versione del silver, ma come lo dice anche la parola stessa, è dorato, d'oro. Wow, ci piace. Vale 10 anni ed è per tutti gli investitori che decidono di credere nel paese e investono almeno 2 milioni di dirham. Cifra tonda, facciamo così, 500.000 euro. Come per il discorso del visto silver, le cose sono molto più semplici adesso, non c'è bisogno di stato avanzamento lavori, livello di costruzione. Tu puoi prendere anche un puro off plan, andiamo a controllare che quell'off plan sia garantito dal governo, quindi sia un costruttore affidabile. Pagando il 20% più il 4% avrai il tuo titolo di proprietà provvisorio, si chiama Okud, che in arabo significa contratto. Con l'Okud potrai iniziare la tua trafila per diventare un cittadino degli Emirati Arabi Uniti come investitore col visto Gold. La durata è di 10 anni, in questo caso non devi ogni 6 mesi venire nel paese e ogni 10 anni dovrai fare le visite mediche. Ma attenzione, se deciderai di vendere quella proprietà immobiliare, ricordati che il visto Gold è legato strettamente alla proprietà che hai acquistato, quindi dovrai sostituire la proprietà, se no il tuo visto Gold andrà decadendo. Qual è la grossa
convenienza nel fare un visto? Beh, intanto potete entrare nel paese e non come turisti, potete stare anche più di 3 mesi e questo sicuramente è interessante per chi vuole passare parte della sua vita all'interno del paese di Dubai, ma anche negli altri Emirati Arabi. La seconda cosa è che potete aprire un conto in banca e questo nel caso in cui aveste un immobile potrebbe aiutarvi, ce l'avete l'immobile sicuramente perché se no il visto gold non ce l'avete come investitori, in questo caso sarebbe interessante poter versare lì sopra i vari affitti che andate a prendere dal vostro immobile. Però vi ricordo una cosa importante, per la legge italiana ogni conto bancario deve essere dichiarato, quindi non pensiate che aprire un conto qua a Dubai vi possa automaticamente mettere fuori da tutto il discorso della tassazione in Italia. Per fare quello dovreste tagliare il cordone ombelicale con l'Italia e quindi iscrivervi all'AIRE. Ma di questo magari parleremo in un altro video. Quindi abbiamo capito 2 cose molto importanti, la prima è del visto silver, la seconda del visto gold. Abbiamo visto le varie durate, quindi 2 anni contro i 10 anni e abbiamo visto l'obbligatorietà di entrare nel paese ogni 6 mesi contro la non obbligatorietà di venire nel paese. Abbiamo visto anche la differenza tra una residenza fisica e una residenza fiscale, quindi per la residenza fiscale dovrete iscrivervi all'AIRE. E che cos'altro consigliarvi? Allora, non pensiate che questo debba essere per forza il vostro punto di arrivo. Ci sono persone che investono da anni a Dubai ma non hanno mai fatto tutta la documentazione per prendere un visto residenziale. Almeno che non sia strettamente necessario per voi, vi dico che è una spesa che potete assolutamente evitare. Un'altra cosa che ci tengo a precisare è che con persona fisica a Dubai potete acquistare immobili. Con una società per prendere il visto a Dubai potete acquistare degli immobili, ma con una società che non è stata costituita per l'appunto a Dubai non è riconosciuta qui, quindi non potete intestare gli immobili sotto la società, per esempio, italiana. Ci sono però alcune strategie nel quale vi parlerò sicuramente negli altri video. Fatemi sapere se vi piacciono questi argomenti, commentate qua sotto e magari il prossimo contenuto mi aiuterete anche voi a svolgerlo al meglio per il mio canale YouTube. Con questo vi saluto da Seves Middle East e ci vediamo al prossimo video.